Non male. Non male. Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Come state? Spero bene, io come sempre euforica per via del progetto che vi sto presentando oggi. Dicevo non male perché ho provato la fettuccia in raffia lucida di 3 sfere filati, è una novità del momento, l'ha introdotta qualche mese fa, io l'ho provata soltanto adesso perché ero molto incuriosita, perché la raffia o si ama o si odia. Non a tutti piace per la rigidità e per la difficoltà che si ha nel lavorare questo materiale, però io con tutta onestà vi devo dire che mi sono sempre trovata bene anche con la raffia naturale. Lo sapete, ho portato tanti progetti l'anno scorso, anche quest'anno vedrete altri progetti a poco e devo dire che io utilizzo dei metodi, dei piccoli trucchetti che mi permettono di non affaticarmi durante la lavorazione di questo materiale, che poi è un materiale super estivo, adatto a progetti estivi, alla realizzazione di borse, di cappelli e non solo. Comunque parliamo nello specifico della fettuccia a raffia lucida, che è diversa da quella naturale in quanto ha una composizione dell'80% di polipropene, è un polimero termostatico e infatti appunto per questo ha una buona resistenza termica, e poi è composto dal 20% di polietilene, anch'esso un polimero sintetico, ed è praticamente tra le materie più comuni della plastica, quindi è un materiale plastico, per cui per tutti questi motivi ero incuriosita, volevo provare questo materiale, infatti oggi lo proveremo insieme e devo dirvi non male perché mi sono trovata abbastanza bene. L'ho trovato scorrevole, morbido anche da lavorare, non ho fatto alcuna fatica, poi chiaramente è tutto soggettivo, anzi fatemi sapere se avete provato queste rocche di raffia lucida oppure no. Insomma, se avete provato questo prodotto inviatemi pure qualche feedback. Io ho utilizzato 2 varianti su 20 colorazioni disponibili, la variante blu e la variante gialla. Ogni rocca è costituita da 250 grammi di raffia e costa poi davvero pochissimo. Comunque vi consiglio di andare sullo shop di 3 sfere filati e di dare un'occhiata. Ho utilizzato pochissima raffia per realizzare questo progetto perché comunque è una busta, è una pochette comunque di medie dimensioni, perché non è piccolina, misura 24 cm in larghezza per 17 cm in altezza. Ho utilizzato 2 varianti perché ho lavorato il punto ventaglietti proprio con questo materiale, quindi come metterlo alla prova nel migliore dei modi, lavorando dei punti alti. Insomma, scoprirete tutto passo passo durante il tutorial, perché vedrete in diretta le mie prime impressioni sul materiale mentre lo lavoravo. Oltre a queste 2 rocche di fettuccia a raffia lucida ho utilizzato una zip. La mia era da 33 cm, poi subito dopo l'ho tagliata, lo vedrete, e l'ho adattata al mio progetto riducendola a 24 cm, però comunque occorre una zip da 24 cm. Un suggerimento per le principianti: per chi non si trova comoda a fissare una zip, sempre sullo shop di 3 sfere c'è una novità: vi sono delle zip già preforate, pronte per essere applicate o con agofilo o con uncinetto. Io sicuramente non appena farò l'ordine le prenderò assolutamente perché sono comodissime sicuramente, però comunque nel tutorial vi mostro come semplificare tutto il lavoro, come cucire in maniera semplice e veloce. Ho utilizzato un uncinetto di lavorazione numero 4 con l'impugnatura, mi sono trovata abbastanza bene, ma sappiate che potete lavorare questa raffia lucida anche con l'uncinetto 5 oppure col 4,5 e col 5,5, insomma fate delle prove, vedete come vi trovate meglio e utilizzate di conseguenza l'uncinetto. Poi mi è servito un moschettone di quelli piccoli nella variante argento perché ho realizzato un piccolo manico da polso sempre con lo stesso materiale. Poi ho utilizzato 10 anelli di una catena sempre nella variante argento perché ho decorato così il mio progetto, e nello stesso tempo poi ho applicato delle frange sempre con lo stesso materiale. E poi penso di non dimenticare nulla, poi ho utilizzato un anello di quelli che utilizzo sempre io per agganciare la nappina. Ero titubante sul farla perché sinceramente avevo poco tempo, ho detto ma la devo fare, però davvero ci vuole pochissimo a fare la nappina. Alla fine l'ho fatta sempre con lo stesso materiale e devo dire che è venuta davvero bene. Comunque poi penso che non occorre più altro, non ho foderato
il progetto, va benissimo così, le cuciture sono belle pulite, non si nota nulla, quindi rimarrà così il mio progetto, penso proprio di sì. Lo sfrutterò quest'estate sicuramente perché è molto pratico, comodo e soprattutto leggero. Tutti i materiali che vi ho mostrato li trovate sempre sullo shop di Tesfere Filati, tutti gli indirizzi utili li trovate sotto al video nel box informazioni. Se avete provato questo prodotto fatemi sapere cosa ne pensate e come vi siete trovate, insomma raccontatemi la vostra esperienza. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi le prossime novità, di supportarmi con un bel pollice all'insù e di condividere questo video nei vostri profili. Seguitemi certamente su Facebook e su Instagram per non perdervi i vari retroscena, ve lo ricordo sempre, è importantissimo. A questo punto sigla! Inizio con la fettuccia in raffia lucida nella variante blu e avvierò esattamente 31 catenelle. Tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31esima catenella. Aggiungiamo una catenella per ritornare indietro a maglia bassa, lavoreremo un punto basso in ciascun punto e partiamo dalla seconda catenella. Ci ritroveremo 31 punti bassi, quindi multiplo di 5 più 1, un numero di maglie che va benissimo per andare a lavorare il punto di lavorazione prescelto, ovvero il punto ventaglietti. Continuerò così per tutta la riga. 31esimo punto basso. Facciamo una catenella per prepararci alla riga successiva. Vediamo intanto che larghezza abbiamo. Siamo a 26 cm. Allora giriamo il nostro lavoro e iniziamo, come vi dicevo prima, il punto ventaglietti. Iniziamo subito con il primo punto basso nel primo punto. Benissimo. Poi prendiamo il filo, saltiamo 2 punti e nel terzo andiamo a lavorare 5 punti alti, quindi prendo il filo, chiudo le prime 2 e poi le altre 2 e lo ripeterò per altre 4 volte nello stesso punto. 2, 3, 5º ed ultimo punto. Saltiamo sempre 2 punti e nel terzo lavoriamo un punto basso. E abbiamo realizzato così il primo ventaglietto, il primo motivo. Dobbiamo ripetere questa sequenza di punti per tutta la riga. Rivediamolo un'altra volta insieme. Prendo il filo, salto 1 e 2 punti e nel terzo lavoro il primo punto alto di 5. 1, 2, 3, 5º ed ultimo punto alto. Bene. Come abbiamo fatto prima, saltiamo sempre 2 punti e nel terzo lavoriamo un punto basso. Continuiamo così per i punti che ci rimangono. Chiaramente nell'ultimo punto termineremo con l'ultimo punto basso e chiuderemo così la primissima riga punto ventaglietti. Quinto ed ultimo punto, 1, 2 e nel terzo vado a chiudere con un punto basso. Però le 2 asole non le chiudo perché vado a fare il cambio colore fin da subito. Intanto vediamo la situazione attuale. Abbiamo 5 ventaglietti e siamo a sempre 26 cm. Perfetto. Prendo la variante gialla, vado semplicemente a prenderla così e la faccio passare attraverso le 2 asole che ho sull'uncinetto. Poi faccio una catenella e chiudo. Giro il mio lavoro. Questa volta, durante la seconda riga, anziché iniziare col punto basso, andiamo a fare un mezzo ventaglio costituito da 3 punti alti. Vado a sostituire il primo punto alto semplicemente con un punto basso e una catenella. O anche 2 se vogliamo, un punto basso e 2 catenelle, e questo è il primo punto alto.
Riprendiamo il filo e aggiungiamo 2 punti alti, 1 e 2. Ecco qui il mezzo ventaglio. Poi saltiamo sempre 2 punti, quindi 2 punti alti che abbiamo al di sotto, e nel terzo punto andiamo a lavorare il punto basso. Andiamo praticamente a lavorare in maniera inversa rispetto alla prima riga. Lì iniziavamo col punto basso e poi il ventaglietto, mentre nella seconda riga ventaglietto e poi punto basso. Poi saltiamo sempre 2 punti, no? Andiamo nel terzo che coincide con il punto basso e lì andiamo a lavorare un ventaglio intero. Per cui prendiamo il filo, andiamo nel primo punto basso e facciamo il primo punto alto di 5. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco qui, quindi questo sarà il risultato. Saltiamo sempre 2 punti, andiamo nel terzo che coincide con il terzo punto alto e facciamo un punto basso. E continueremo così per tutta la riga. Chiaramente la termineremo allo stesso modo di come l'abbiamo iniziata, quindi andremo a fare l'ultimo mezzo ventaglio proprio nell'ultimo punto basso, ma appena arriviamo a questo punto lo vediamo insieme. Un punto basso nel terzo punto, bene, terminiamo la riga insieme. Prendo il filo, entro nell'ultimo punto basso della riga precedente, prendo il filo, chiudo le prime 2, le altre 2 e poi aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. 1, 2 e 3. Perfetto. Continuerò sempre con lo stesso colore. Ogni 2 righe andrò a cambiare il colore, quindi faccio la catenella e posso girare il mio lavoro. Il filo, la fettuccia in raffia, l'ho lasciata qui, non l'ho staccata perché ho intenzione di continuare sempre con lo stesso filo. Quando terminerò la terza riga, appunto ventaglietti, vado a cambiare il colore direttamente da qui. Però questa è una cosa soggettiva, se vi dà fastidio il filo di lavorazione mentre lavorate, potete anche tagliarlo un po' più lungo, unire il primo con il secondo facendo 2 nodini. Questo è a proprio gusto personale. Io preferisco non staccare mai il filo per questa lavorazione. Vediamo insieme come lavorare la terza riga e poi possiamo continuare da sole, perché per la lavorazione di tutto il pannello sarà necessario ripetere la seconda riga e la terza riga che adesso vedremo insieme. Per la terza riga è semplicissimo perché dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto durante la prima riga. Quindi nel primo punto alto inizieremo con un punto basso. Ecco qui. Poi prendiamo il filo, andiamo nel punto basso successivo, per cui saltiamo sempre 2 punti, e nel terzo che coincide con il punto basso andiamo a fare un ventaglio di 5 punti alti. Saltiamo sempre 2 punti e nel terzo facciamo un punto basso e continuiamo per tutta la riga. Avete visto? È davvero semplice, semplice, semplice. 5, ok, chiudiamo anche questa riga, quindi vado a fare un punto basso nella seconda catenella delle 2, quindi avevamo, vi ricordate, un punto basso e più 2 catenelle. Nella terza catenella andiamo a chiudere questa qui, ok. Prendo il filo e chiudo a punto basso, ma dobbiamo cambiare il colore, quindi non chiudo con lo stesso colore, vado a prendere il blu, così me lo porto in questo modo qui, lo faccio passare attraverso le 2 asole e vi ho mostrato nuovamente il cambio colore con il filo agganciato.
facciamo una catenella, possiamo girare il nostro lavoro e possiamo andare a ripetere la seconda riga che abbiamo fatto poco fa. Infatti poco fa vi avevo detto che per alzare il nostro pannello è necessario andare a ripetere la seconda e la terza riga. Io vi scriverei direttamente qui il numero di righe che andrò a lavorare io insieme alle misure in centimetri, non comprese queste fatte insieme che sono 1, 2 e 3, quindi dalla quarta in poi. Penso che tutto sia chiaro. Eventualmente per qualsiasi informazione o dubbio potete scrivere sempre un commento sotto al video. Comunque sapete, l'effetto non mi dispiace affatto, mi piace molto molto. Non so quanto renda in fotocamera, però dal vivo davvero un bel lavoretto. E voilà, pannello rettangolare completato. Posso dirvi, non male, davvero non male questo materiale. Devo dire che si è comportato abbastanza bene, mi piace molto l'effetto e non l'ho trovato particolarmente difficile nel lavorarlo né tantomeno rigido. Devo dire che mi piace molto davvero. Tra l'altro, se notate, è perfettamente simmetrico, è un pannello perfettamente rettangolare. La lavorazione è cresciuta abbastanza bene, devo dire. Ho lavorato 19 righe totali, appunto 20 taglietti. Questo è il risultato, ve lo faccio vedere più da vicino perché davvero ne vale la pena. Mi piace davvero molto, poi ha una certa rigidità, non è necessario nemmeno un sostegno, assolutamente no, e penso anche che non andrò a irrigidirla. Questo rimane proprio un progetto super estivo, adatto proprio all'estate. Infatti man mano che andavo avanti con il lavoro mi sono venuti in mente vari dettagli che potrei applicare sul progetto in modo da arricchirlo ulteriormente con pochissimi materiali. Piano piano vedrete, ma sicuramente avrete visto l'anteprima. Come vi dicevo, in larghezza siamo a 24 cm, mentre in altezza siamo a ben 32 cm e va più che bene. Adesso dobbiamo soltanto rifinire la parte superiore. Chiaramente continuerò con la variante blu, quella gialla che è qui, posso direttamente andarla a tagliare. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, alternerò dei punti più che altro. Nel primo punto faccio un punto basso, poi faccio 2 catenelle, salto i 2 punti al di sotto e poi vado nel punto basso lavorando un punto basso. Farò una serie di archetti intervallati da punti bassi, quindi faccio 2 catenelle, salto chiaramente 2 punti, nel terzo punto lavoro un punto basso e di nuovo 2 catenelle e di nuovo salto 2 punti, un punto basso. E continuerò così per tutta la riga, chiaramente terminerò con un punto basso. Mi ritroverò sempre con lo stesso numero di punti, quindi con i 31 avviati all'inizio. Poi vi do un consiglio per questo materiale. Se avete l'abitudine di lavorare su un ripiano, su un piano da lavoro, vi consiglio di mettere la rocca sul vostro tavolo da lavoro in questo modo come sto facendo io. Se invece avete l'abitudine di avere il progetto tra le gambe, no? Comunque siete sedute normalmente, vi consiglio di mettere la rocca a terra. In questo modo avrete la giusta tensione del filo e lavorerete in maniera tranquilla. Questo è un altro consiglio che posso darvi perché comunque l'ho testato, l'ho provato e mi sento di darvi questo suggerimento. Ok, termino con le ultime 2 catenelle, salto i 2 punti e vado a lavorare un punto basso esattamente nella seconda catenella. Ora facciamo proprio l'ultimissima riga, quindi giriamo nuovamente il nostro lavoro e andiamo a definire stavolta in maniera definitiva. Per cui nel punto basso che ho al di sotto faccio un punto basso. Poi, anziché andare a lavorare in ciascun spazio di 2 catenelle, andiamo a prendere il punto che abbiamo saltato precedentemente, quindi andiamo a lavorare un punto basso bloccando le 2 catenelle, prendendo il punto alto al di sotto. In questo modo vedrete che pareggiate il bordo superiore, insomma non ci sono quelle ondine fastidiose. Quindi 1, 2, ok. E poi nel punto basso lavoriamo un normale punto basso. Poi di nuovo 2 punti qui saltati in precedenza, lavoriamo un punto basso e blocchiamo le catenelle. 1, 2 e 3. Guardate, non c'è dislivello. Allora, ultimissimo punto basso nell'ultimo punto basso. Farei una catenella di sicurezza
e taglierei il filo un po' più lungo, così almeno dopo andiamo a cucire un lato. Quindi faccio in questo modo per tagliare il quantitativo sufficiente per andare a cucire il primo lato. Qui ho 2 fili, faccio un terzo e poi taglio. Così tagliate proprio il giusto quantitativo. Adesso possiamo direttamente applicare la cerniera prima di andare a cucire i laterali, quelli li cuciremo dopo. Intanto la mia zip è abbastanza lunga, infatti la taglierò e poi dopo averla tagliata praticherò delle cuciture in modo che non scappa via il cursore. È un po' troppa, addirittura 33 cm su 24, e eliminerò un po' di materiale. Comunque, se avete una zip da 25 cm va benissimo anche quella, oppure se volete saltare il passaggio che adesso vedremo insieme, direttamente sullo shop di Tresfere rivendono le cerniere già preforate. Potete cucire o con ago e filo oppure con l'uncinetto stesso. Sono molto comode, infatti non appena farò l'ordine sicuramente le prenderò e ve le farò anche vedere meglio. Dunque, cosa ho fatto per facilitare il mio lavoro? Ho tracciato una linea qui semplicemente con un righello e con una penna e ho segnato con dei trattini mezzo centimetro, così quando andrò a cucire so esattamente dove puntare il mio ago per andare a fissare la zip. Avrò una cucitura molto pulita, una cucitura corretta, ma soprattutto non impazzirò durante questo passaggio. Zip pronta, ho praticato una leggera cucitura dove ho tagliato appunto la zip e poi con un accendino ho bruciacchiato la zip stessa. Dunque ho il mio pannello esattamente sulla parte del dritto, perché ho la coda esattamente alla mia sinistra. Infatti poi andrò a cucire i 2 lati del mio pannello sul rovescio. In questo modo vado a nascondere tutta la raffia piatta all'interno del progetto stesso. Ragion per cui che inizio la mia cucitura esattamente da qui. Tra l'altro il punto a favore di cucire sul dritto, quindi sul dritto nella parte interna, ecco, per intenderci, è che le maglie iniziali del bordo risultano più piatte, no? Rispetto alla parte del dritto. È un punto a favore perché in questo modo il cursore può scorrere tranquillamente senza che si inceppi appunto nella lavorazione stessa. Inizierò la mia cucitura esattamente alla mia destra, quindi cosa faccio? Vado a bloccarmi esattamente questa zona qui con una molletta. Qui metto magari uno spillo. Vedete, seguo la mia linea guida che ho tracciato, per questo è semplice. Non risulterà un passaggio difficile. Ok, quindi tiro un pochino il primissimo punto. Come notate la mia zip sfora un po', ma è stato fatto di proposito. Prendo semplicemente ago e filo in nylon, sia perché è più resistente del filo di cotone normale, sia perché è trasparente e quindi non si vede nulla. Sapete, è difficile trovare la stessa colorazione dei colori utilizzati, no? Quindi andiamo sul sicuro e utilizziamo il filo in nylon, ma comunque se non l'avete potete utilizzare un filo normalissimo. Ho come punto di riferimento 1, 2, 3 puntini, no? Quindi quando andrò a cucire l'altra metà io so che inizierò esattamente dal terzo puntino, 1, 2, 3. Di conseguenza cucirò la zip in maniera corretta, non risulterà storta. Comunque andiamo avanti. Ok, entro, faccio scorrere il filo, entro nel primo punto basso e inizio la mia cucitura in questo modo. Come step iniziale passo 2 volte attraverso gli stessi punti, così saldo per bene l'inizio. Lo stesso farò a fine cucitura. Quindi se non siete sicure di essere entrate nel punto preciso, basta che girate un po' il lavoro e vedete insomma dove state entrando. Ecco qui. Dopodiché passo ai punti successivi e continuo a cucire. Quindi passo al punto successivo, guardo leggermente dove punto l'ago. Insomma, non è un passaggio difficile davvero, occorre soltanto un po' di pazienza, tutto qui.
Bene, dai, io direi di procedere anche da sole, dobbiamo continuare per tutta la riga. Quando finiamo la prima cucitura, basta che noi apriamo l'altra metà, quindi apriamo la zip, no? Gireremo il nostro lavoro, andremo a fare la medesima operazione senza alcuna difficoltà. Per cui ve lo mostro adesso così ci vediamo direttamente a zip fissata. Facciamo coincidere i mezzi centimetri che abbiamo segnato, no? Anche qui andremo ad applicare una mollettina o anche uno spillo. Piano piano, piano piano, applichiamo lo spillo così si blocca. Piano piano, piano piano, piano piano. Perfetto. Quindi vi ho dato tutte le indicazioni utili, io spero che davvero tutto sia chiaro, per cui ci vediamo direttamente a zip fissata, così andiamo a cucire anche i due lati. E voilà, zip cucita, e l'ho cucita esattamente come vi avevo mostrato, come vi ho indicato, davvero non male. Vi faccio vedere che scorre perfettamente. Guardate all'interno, lavoro pulito, quindi nemmeno è necessario andare a foderare. Passerei direttamente all'applicazione della catena che vi avevo mostrato prima. Questa catena apparteneva ad una vecchia tracolla, quindi una catena, no? Ho estratto soltanto 10 anelli su 1 metro che andrò a fissare esattamente qui. Però al contrario dell'altra volta, se vi ricordate, avevo fissato la catena così un po' più morbida. Stavolta la fisso esattamente in orizzontale, la fisserò bella tesa così, e lo faccio prima di andare a cucire i due lati. Ecco qui, ho già fissato una parte, adesso fisso insieme a voi l'altra parte. Bene, una volta fissato il tutto vado a fare semplicemente 2 nodi così, 1 e 2, e disperdo i 2 fili tra qualche maglia alta, non taglio direttamente sul nodino, non si sa mai, preferisco fare in questo modo. Ecco qui, guardate, passo tra qualche maglia, esattamente così, mi porto dentro il nodino, appunto dentro il ventaglietto, poi taglio l'eccesso. Adesso chiudo e questo sarà il risultato, ma non è finita qui perché impreziosiremo ulteriormente la catena centrale. Vado a cucire il secondo lato esattamente come ho cucito il primo. Qui avevamo lasciato il filo, no? Quindi entro direttamente nel primo punto e nel primissimo punto e vado a bloccare ben 2 volte. Non farò altro che cucire riga per riga, facendo esattamente coincidere la riga in blu con quella in blu, stessa cosa con quella in giallo. Mi porterò il filo sulla parte dietro della pochette, dopodiché farò un nodino su un ventaglietto qualsiasi e disperdo il filo in eccesso. E voilà, e questo qui è il risultato. Come avete visto è stato anche semplicissimo andare ad applicare queste frange su ciascun anello. Ho fatto un po' di riciclo perché ho utilizzato tutti gli scarti della raffia. Tutti quei fili in eccesso che ho eliminato durante la lavorazione del progetto li ho riutilizzati, ma solo quelli nella variante blu perché non avevo appunto quelli nella variante gialla, quindi li ho presi direttamente dalla rocca. Come state per vedere ho applicato ciascuna frangia su ciascun anello metallico, semplicemente con l'uncinetto di lavorazione numero 4. Ho applicato esattamente 10 frange in blu e 10 frange in giallo, quindi ho alternato i due colori e questo qui è il risultato. Adesso mettiamo da parte un attimino il nostro progetto e occupiamoci del manico. Utilizzo sempre la variante blu e avvio un certo numero di catenelle. La lunghezza chiaramente è soggettiva. Intanto avvio le mie catenelle, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ok, mi fermo a 35 catenelle che equivalgono all'incirca a 38 centimetri. Intanto metto tutte le catenelle sul dritto, inserisco la mia lunga catenella proprio qui nell'anello del moschettone in questo modo, mi raccomando tutte le catenelle sul dritto, e vado a chiudere a cerchio, quindi mi inserisco nella prima catenella, prendo la rafia, chiudo maglia bassissima, faccio una catenella semplicissima e vado a lavorare semplicemente un punto basso in ciascuna catenella sottostante, niente di più, niente di meno. E ho fatto così il mio manico. Ok, quindi continuo fino a lavorare l'ultima catenella. Ecco qui, perfetto, faccio una catenella di sicurezza e posso tagliare il tutto. E posso agganciare il mio moschettone anche qui, per esempio. Apro e lo aggancio proprio qui. Perfetto, preciso. E il progetto è così pronto. Se vi va potete anche aggiungere una nappina proprio qui. Alla fine non ho resistito e ho realizzato questa nappina nella variante gialla, sempre con questa rafia. Per realizzarla ho eseguito lo stesso procedimento che vi ho mostrato qualche tempo fa, anzi di recente direi, nel progetto che riguarda la pochette in Utah Natasha. Casomai vi lascio il link qui in alto, in questo modo potete recuperare quel video se ve lo siete persi e recuperare appunto il procedimento della nappina. Dunque questo è il risultato, io sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. Io sono molto soddisfatta anche di questo progetto, di questa versione, di aver utilizzato questo materiale. Sicuramente questo farà parte di uno di quei progetti che sfoggerò alla prima occasione, infatti non vedo l'ora di indossarla. Vi do anche le misure, dunque è larga 24 cm e ha un'altezza di 17 cm, quindi non male davvero. Vi faccio vedere anche la parte dietro. Vi faccio vedere anche la parte interna, chiaramente questo è il risultato, cioè guardate quanto è spaziosa, è davvero super spaziosa, capiente, pratica proprio quello che ci vuole per quest'estate. Benissimo, molto contenta. Poi la lavorazione, devo dire, risulta piuttosto pulita anche se non è foderata. Ho cucito con il filo in nylon e come vedete non si nota. Lì ci sono i fili in eccesso, cioè i fili del cambio colore, ecco, ma non si notano granché, si camuffano perfettamente con le righe bicolore. Vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Se la replicherete, mi raccomando, inviatemi le vostre foto o taggatemi sui vostri post. Sono curiosa di vedere il progetto, perché no, o con questo materiale o con un altro filato, con un cordino, con dell'aiuto, insomma lo sapete, la maggior parte dei miei progetti potete realizzarli con qualsiasi materiale. Spesso mi chiedete se potete realizzare il progetto in cordino, in juta, in cotone. Sì, questo è uno di quei progetti che può essere replicato con un altro materiale tranquillamente. Insomma, rimango curiosa di vedere i vostri progetti ed eventualmente le personalizzazioni che apportate ai vostri progetti. E rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che vi sia piaciuto il progetto, fatemelo sapere con un commento qui sotto al video in basso nella sezione commenti. Lasciate un bel pollice all'insù di supporto. Se avete provato questo prodotto, mi raccomando, fatemi sapere le vostre opinioni, insomma ci tengo. Io mi sono trovata davvero bene, l'avete visto, avete visto le mie prime impressioni e penso proprio che riutilizzerò lo stesso materiale per farci qualche altro progetto, anzi fatemi sapere anche se siete interessate. Vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento la prossima settimana con un nuovo progetto, vedremo quale sarà, nemmeno lo so io, piano piano vedrò cosa realizzare. Vi auguro un buon weekend, insomma una buona giornata, un bacino a tutti!